Ciao amici e bentornati sul mio canale. Oggi vedremo insieme come spostarsi in Vietnam. Ho deciso di provare più o meno tutti i mezzi di trasporto e quindi oggi vi spiegherò come prenderli, quanto costano e qual è il migliore a seconda della situazione. All'interno delle città il modo migliore per spostarsi in Vietnam è noleggiare un motorino. Più giorni prenotate, più basso sarà il prezzo. Io l'ho prenotato per 6 giorni a 600.000. Quindi circa 100.000 al giorno. Tra l'altro, se non avete mai guidato un motorino, fatevi coraggio, qui le persone guidano piano e questo è stato il primo motorino che io ho guidato nella mia vita. Guidare ha un grande senso di libertà, possibilità di venire via e tornare nei luoghi quando volete, quindi senza dubbio è il miglior mezzo. Vi sconsiglio di prendere l'auto perché le strade, soprattutto all'interno delle grandi città, sono molto trafficate e questo fa sì che voi ci mettiate un sacco di tempo per arrivare dove volete andare. Il modo più pratico per noleggiare il motorino è sicuramente tramite l'albergo. Tutti gli alberghi li noleggiano, spesso a qualche euro di più rispetto al andare a noleggiarlo per strada. Li vedete, per strada ci sono come delle specie di negozi che davanti hanno parcheggiati file di motorini e voi potete scegliere quale preferite e pagarlo un pochino meno. Quindi queste sono le due scelte che avete. Apro una piccola parentesi necessaria. Ovviamente per noleggiare il motorino ci vuole la patente internazionale, che costa un centinaio di euro, forse qualcosa meno. A me non hanno neanche mai chiesto la patente normale, per farvi capire. Ovvio che io vi consigli di farla, detto questo, non mi è mai capitato di doverla utilizzare. Passiamo adesso all'autobus, che è il mezzo di trasporto più economico in assoluto. Ma qual è il momento più utile per prendere l'autobus? Beh, secondo me agli aeroporti, perché sono i punti in cui vi fanno spendere di più, vi aggiungono la tassa aeroportuale, vi aggiungono un sacco di cose che in realtà non esistono, ma che voi pagherete perché sarete appena arrivati e magari stanchi. E quindi secondo me è il modo migliore se arrivate di giorno. Io per esempio l'ho provato da Hanoi. Quando uscite dall'aeroporto di Hanoi potete scegliere se prendere il taxi oppure il bus. Io lo provo più che altro per voi e mi hanno spiegato che il biglietto si compra a bordo e il numero 7 è quello che va in centro. Io non so nemmeno quanto devo pagare, quanto sto pagando. Thank you. Biglietto comprato, vengono effettivamente loro a chiederti i soldi per pagare il biglietto. E devo dire che rispetto ai 15 euro del taxi costa 20 centesimi, quindi una soluzione molto più economica. Ho deciso tra l'altro di farmela tutta in autobus, compreso il cambio. Sono arrivata con il 7 a metà strada e ora sto aspettando il 34. Eccolo! E anche il numero 34 l'abbiamo preso. Cioè praticamente sono meglio dei nostri. È arrivato finalmente il turno anche della bicicletta, che vi consiglio di usare solamente nelle città molto piccole, quindi magari evitate la capitale, evitate Ho Chi Minh, ma nel centro, per esempio a Hoi An è stata funzionale. La bicicletta è sicuramente un ottimo mezzo per spostarsi. Poi, il 90% delle volte è anche un mezzo gratuito. E ora vi racconto il perché. E li sto provando tutti! Ce l'ho fatta anche a prendere la bicicletta, incredibile! Allora, in questo momento mi trovo in una homestay ad abitare, cioè in una casa di famiglia. Al piano terra, quando scendo la mattina, ci sono i bambini che fanno colazione, una grande cucina, il divano davanti alla televisione, insomma qualcosa di estremamente classico. Sembra proprio di stare a casa. E loro, diciamo, danno gratuitamente le biciclette ai turisti che alloggiano nella loro casa. È una cosa che avviene frequentemente nelle homestay, quindi la bici è spesso un mezzo gratis. Per le medie distanze o anche lunghe se siete coraggiosi, il mezzo migliore per spostarsi è sicuramente il bus o sleeping bus, quindi quello in cui potete dormire. Tutti quelli che ho preso l'ho sempre prenotati tramite l'app di One2Go. È molto semplice da usare, mettete il punto di partenza, quello di arrivo, quante persone, scegliete il prezzo e poi vi arriva sulla mail il biglietto dopo una ventina di minuti. Per fare tratte molto lunghe vi consiglio, come nel mio caso, di prendere uno sleeping bus, quindi un bus che di solito viaggia di notte. Per me sarà un viaggio molto lungo che durerà circa 11 ore per il costo di 29 euro. Comunque è molto comodo. I sedili sono tipo in pelle e laggiù c'è una coperta che mi hanno dato, la televisione eventualmente, l'aria condizionata che a volte fa molto caldo, soprattutto se si viaggia di giorno
come in questo momento. Beh, un cuscino dietro la testa, c'è tutto. Per quanto riguarda i bagni, ovviamente armatevi di una buona dose di coraggio, però insomma dai, non è malissimissimo. Negli sleeping bus succede anche questo. Un altro tassello fondamentale in Vietnam è il fratello di Uber, che si chiama Grab. Vi basta scaricare l'applicazione, registrarvi con il numero di telefono vietnamita e poi inserire il punto di partenza, la vostra destinazione e aspettare che un autista confermi di essere partito per venirvi a prendere. L'app è semplicissima da usare e sarà anche estremamente comoda, intanto perché non dovete trattare tutte le volte sul prezzo, è stabilito, è basso e quindi è estremamente funzionale. È un mezzo indispensabile per spostarvi, soprattutto quando magari avete le valigie dietro. Tra l'altro potete scegliere anche la funzione motorino e quindi qualcuno può venirvi a prendere sul motorino, offrirvi un casco e accompagnarvi. È arrivato anche il momento di prendere il treno. Per spostarmi da Hue fino a Da Nang ho deciso di provare il mezzo sui binari. Eccomi arrivata alla stazione. Nel frattempo, mentre girello per la stazione con i miei zainoni, vi dico un po' di cose. Intanto io i biglietti li ho comprati su One2Go, però si possono comprare anche alla biglietteria in stazione e costano circa 80 centesimi in meno. Sembra che non si possa accedere ai binari quando si vuole, tipo adesso non mi hanno fatto passare, ci sono delle waiting room, quindi delle sale d'aspetto, numerate a seconda del treno che devi prendere e aspetti lì fino a che loro non aprono le porte. Eccole qua, queste sono le sale d'aspetto, questa è la numero 2 e poi dall'altra parte ci sono i binari. Il numero della sala d'aspetto sta scritto sia sul biglietto che sui tabelloni, quindi è facile sapere in quale dovete entrare per aspettare. Ecco, questa è la mia. Come pensavo, non ti fanno accedere ai binari perché c'è la signora in fondo alla sala d'aspetto che controlla per farti passare, ti controllano i biglietti. Ok, ce l'abbiamo fatta raggiungere i binari e sul biglietto del treno avete scritto il numero di carrozza e quindi vi dovete spostare, questa è la 1-2 perché noi siamo alla carrozza 1, però dall'altra parte, laggiù, ci sono la 3 e la 4, eccetera. Ci siamo! Allora, devo capire come funzionano, però c'è il posto per le gambe, ci si può sdraiare e si possono regolare, quindi sono il top. Comunque passano con il carrellino, lì dentro ci sono le uova e l'insalata. Questi sono i bagni. No, come si apre? Ok, così. Vabbè, puliti per essere dei bagni dei treni. Allora, devo dire che sono stati 7 euro spesi benissimo, il treno è molto molto comodo, c'è l'aria condizionata, fa un sacco di casino, però solo perché sono vicino ai bagni. Non posso registrare qui perché Marco sta dormendo, comunque di là nelle carrozze c'è molto meno rumore. Se avete l'opzione treno e costa più o meno quanto il bus, forse ve lo consiglio, a meno che non siano tratte di 10 ore in cui magari dormite. I treni sono comodissimi, efficienti, puntuali, fantastico, è stata un'ottima esperienza. Dobbiamo ricordarci che il Vietnam è anche un paese distribuito in lunghezza e quindi quando le distanze sono enormi come si fa? Si prenota un bel volo. Io in particolare l'ho preso da sud nell'isola fino alla capitale Hanoi, quindi ho fatto diciamo la tratta più lunga ed è durata meno di 2 ore. Allora, per quanto riguarda i voli interni vi consiglio di andarli a prenotare su Skyscanner, così almeno potete essere aggiornati sui vari prezzi. Per esempio io adesso sono nell'aeroporto di Phu Quoc e mi sto muovendo verso la capitale, Hanoi. I biglietti costavano circa 80 euro, ma ho trovato un'offerta a 20 euro, quindi di base costavano tra i 70 e gli 80, poi c'era un giorno che costava molto meno, quindi vi consiglio di guardare già quando siete nel paese
quale potrebbe essere il giorno migliore per cambiare, oppure prenotare direttamente dall'Italia se avete già organizzato e strutturato il viaggio. Non sempre è possibile fare il check-in online, spesso ve lo fanno fare in aeroporto come è successo a me oggi, anche perché devono controllare il peso di tutti i bagagli. Quello in cappelliera deve essere massimo 7 kg e quello che invece va in stiva massimo 10. Quindi ci sono dei conti un po' diversi. Questo magari vi può essere utile anche per capire quanto peso mettere dentro i bagagli anche quando partite dall'Italia, perché poi quando arrivate a fare i voli interni dovete calcolare di avere magari un piccolo zainetto con poche cose, uno da 7 e uno da 10 massimo, altrimenti pagate le sovrattasse. Comunque, in tutto il Vietnam ci sono 15 aeroporti utilizzati per il trasporto civile, scusate sto prendendo le scale mobili. I principali però sono 3, quello di Hanoi nella capitale, nel nord, quello di Da Nang che è nel centro e quello di Ho Chi Minh nel sud. Siamo arrivati alla fine del video, spero tanto che vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Se è così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale perché il mio viaggio continua in Cambogia. Ma ci sono gli operai che lavorano. Tin tin tin. Ok. Mi toccherà parare. Sarà un video estenuante. La bicicletta è un mezzo comodo per